Hello everyone and welcome to the Rising Giant, Incredible Journeys Behind podcast. Today we're going to do something a little bit differently. For the first time, we are not going to be speaking in English, but in Italian. Why? Because my next guest is coming from Italy and she feels more comfortable speaking in Italian. So I'm already apologizing to all the Italians because my Italian is not great, but we're going to also put the subtitles for everyone who does not understand Italian. So whoever wants to see the podcast, it's going to be on YouTube and it's going to be with English subtitles. My next guest is another great football player, someone who has played for some of the biggest names in Italian and also European football. She represented Italy in 3 major tournaments. Besides winning different individual and also club titles, she is part of Italian Hall of Fame. And she is one of the most impactful players of these generations. Valentina Giacinti, grazie per essere qui, benvenuta. Grazie. Vabbè, partiamo dall'inizio. Perché hai scelto il calcio? Dove hai iniziato a giocare? Com'era calcio femminile in questo momento? Allora, io ho iniziato a giocare all'età di 6 anni, quando ero piccolina. Diciamo che i miei genitori avevano capito da un bel pezzo che mi piaceva il calcio, perché quando mi facevano dei regali, compleanno o altre occasioni, mi regalavano sempre delle bambole. E io le apprezzavo i regali, ma alla fine quello che volevo era una palla. Era un po', diciamo che era un po' particolare quando ero piccolina, perché non si vedevano tante ragazzine giocare a calcio e io come soluzione per giocarci gli toglievo la testa e le prendevo a calci e ci giocavo in casa. Quindi i miei genitori mi hanno subito iscritto a una scuola calcio con i ragazzini del mio paese, e giocavo nell'Entratico e da lì è iniziato tutto il mio percorso. E quindi i miei primi ricordi, diciamo, sono legati ai ragazzini e ai miei genitori che mi hanno spinto per giocare a calcio, mi hanno sempre sostenuto per la mia passione. Vabbè, hai anche fratelli? Sì. Anche loro sono innamorati di calcio? In realtà no. Allora, mio fratello più piccolo ci ha provato, poi ha lasciato il calcio, mentre l'altro era totalmente contrario al calcio e tuttora quando viene a vedere le mie partite non comprende ancora il fuorigioco, non comprende tante cose, quindi va bene così. Vabbè, basta che ti supportano. Esatto. Sì. Vabbè, hai iniziato con ragazzi, pensi che questa è una cosa buona o preferisci di giocare o iniziare con le ragazze? Io credo che sia stata una cosa buona, nel senso che, non lo so, da noi si dice un po' ti fai le ossa coi ragazzi. E per me è stato molto importante, anche perché ho giocato con i miei compagni di classe, quindi potevamo anche condividere il tempo a scuola e al campo, e per me mi ha aiutato molto anche a formarmi caratterialmente e strutturalmente con i ragazzi. Ma hai conosciuto qualche altra ragazza in questo momento che giocava al calcio o No. eri la unica? No, ero l'unica quando giocavamo, si faceva appunto questo campionato che era tra paesi, insomma, andavo a affrontare le partite negli altri paesi, non c'era nessuna ragazza, ero l'unica e quindi mi sentivo, tra virgolette, un po' fuori luogo, perché non sapevo, cioè mi facevo le domande sul futuro, nel senso ci saranno altre ragazze, come funziona quando io avrò 20 anni e poi da lì ho scoperto appunto che c'erano altre ragazze al di fuori dei miei paesi che giocavano e ho giocato fino al tempo limite consentito con i ragazzi, e dopodiché mi hanno spostato e sono andata a giocare subito all'Atalanta femminile, che era un po' la squadra di Bergamo, dove c'era praticamente tutte le ragazzine di tutta la provincia che giocavano, e ci siamo ritrovati nell'Atalanta. Ma quanti anni avevi quando era questo? Oddio. Quando hai dovuto di spostarsi per? Mi sembra 12. Anche in Slovenia, anche io sono stata così a 12. Adesso questo limite è più alto, mi sa che
tipo 15 o 16 anni, prima era 12. Sì, 12, ma adesso noi abbiamo tante scuole calcio già con ragazzine che partono proprio e si allenano tutte ragazzine, quindi non so, forse trovi ancora qualche ragazza che gioca nei paesi, magari per, secondo me più che altro per gli spostamenti, magari Facilità, no? sì, per i genitori è più semplice portarli vicino a casa e anziché andare magari a 30-40 km ogni giorno. Sì, sì. Che momento inizi a pensare, o hai iniziato a pensare di essere professionista? Avevo questo in testa già da quando sei stata piccola o perché non erano altre ragazze sul TV che potevi vederla, semplicemente era una cosa che ti divertivi e basta? Allora, la verità è che quando ero piccola non pensavo al professionismo, ma pensavo semplicemente, ok, io voglio giocare a calcio e diventerò una giocatrice, vorrò giocare in Serie A, non sapendo che esistesse la Serie A, non sapendo che esistesse la nazionale femminile. E quando ero piccola diciamo che io sognavo di giocare con i miei compagni, cioè tipo di arrivare in Serie A e giocare con i miei compagni che avevo al paese. Maschi. Sì, e essere una giocatrice come loro. Poi successivamente ho iniziato a comprendere che fisicamente era impossibile giocare con loro e nella mia testa però io ho sempre avuto l'idea chiara di io voglio giocare a calcio nella mia vita, cioè non vedevo un'altra opzione. I miei genitori mi dicevano di studiare a scuola, io ci provavo e tutto, ho scelto grafica pubblicitaria, però nella mia testa era solo il calcio, cioè adesso come adesso se avessi fallito nel calcio o non fossi arrivata a certi livelli, non so dove sarei, cosa farei, ti dico la verità. Vabbè, sei arrivata, no? E questa è una bellezza di sognare, andare a seguire questi sogni nonostante non lo sai, non sapendo cosa succede o cosa non succede. Dicevi che la tua famiglia era molto pro per te per giocare il calcio, ma mentalità italiana com'era in questo momento quando vedevano una ragazzina giocare il calcio? Era, ah, vabbè, brava o dicevano questo è strano? Allora, le prime volte quando giocavo, che erano le mie prime partite dove ci si spostava, si andava a giocare, non quando eravamo dei piccolini, si chiamava pulcini, e non sentivo commenti, diciamo. Quando ho iniziato a crescere un pochino e facevamo le partite ufficiali, sentivo alcuni commenti da parte di genitori, a oggi vabbè ci gioca una ragazza, oggi vincete facile, queste cose qua, che personalmente non mi hanno mai toccato particolarmente, ma li prendevo più come rivalsa, nel senso ok, voi pensate questo, io adesso in campo vi dimostro altro, no? Quindi per me il focus era fare gol per fare zittire le persone o i commenti che potevano fare su noi ragazze. Quindi i miei genitori mi hanno sempre detto di fare quello che volevo, non mi hanno mai impedito di giocare a calcio, a parte quando andavo male a scuola, allora la punizione era non giochi a calcio. Vabbè, poi dopo l'Atalanta sei andata a Napoli, Mhm. è praticamente come un paese diverso, Mhm. no? Andare Sì. giù. Sì, La prima volta fuori di casa, come era questo? Ma la mia prima volta fuori casa è stata particolare perché sono andata via in un momento difficile della mia vita, dove i miei genitori si erano separati e quindi diciamo che sono un po' scappata perché avevo bisogno di scappare un po' dal dolore, che poi dopo ho fatto i conti dopo, però ho scelto Napoli perché mi avevano chiamato subito e io ero cioè, felice di poter giocare in Serie A e Napoli per me era oddio vado al Napoli, no? C'hai i ricordi belli di Napoli, c'hai in mente tutti parlano di Maradona, ti dicono quando vedi Napoli è uno spettacolo, che dicono che piangi 2 volte quando arrivi, quando vai via, ed è la verità. Infatti quando sono arrivata ero un po' spaesata, nel senso che ero piccola, ero abituata comunque al paese mio che è un paesino tranquillo, poche persone,
case tutte un po' tutte col giardino, quindi eravamo un po' una zona di comfort diversa, e quando sono arrivata giù ho avuto le mie paure, ho avuto le mie... ho sopportato delle cose che magari non sapevo di sopportare, però dopo mi sono affezionata subito perché la gente è fantastica, perché il paese lo devi vivere proprio al 100%, e da lì poi non volevo più tornare a casa. E quando sentivo il detto piangi 2 volte quando arrivi e quando vai, ed è vero, perché quando sono andata via io ho pianto, perché comunque mi ero affezionata a Napoli, alle persone, alla città, a tutto. Quanti anni avevi? E Quando sei 18. andata? Ah, ok, sì. Sì, sì, subito da maggiorenne però. Ma perché sei andata via? Sono andata via perché è stata una scelta di una squadra che mi voleva del mio paese, che era il Mozzanica, e che giocava per i primi posti, e quindi quando mi ha chiamato il presidente Sarsilli mi ha fatto sentire parte di una famiglia, ho sentito proprio, ho detto ok, vado, questo è il progetto giusto per me, e infatti lì sono stata poi 5 anni. Lì sei diventata capocannoniera Sì. di Serie A. Mhm. Pensi che era un anno molto affermata, ti sei fatto ti sei fatta il nome di più in questo ambiente di Serie A? Sì, e sono stati i primi anni di Serie A importanti, nel senso che lì ho vinto capocannoniere, e poi ho avuto la convocazione anche in nazionale con Antonio Cabrini, e da lì ho capito che c'era un mondo dietro, c'era la nazionale, c'erano squadre e società forti, e purtroppo gli allenamenti di Mozzanica ancora non erano professionali al 100%, nel senso che il professionismo è arrivato dopo il mondiale, e ci allenavamo la sera, quindi ero con tante compagne che lavoravano tutto il giorno e arrivavano alle 8 di sera ad allenarsi e si finiva alle 10. E quando finivi di allenarti andavi a casa, che comunque in Mozzanica diciamo che non è un paese vicino a tutte noi giocatrici, e abbiamo passato anche momenti che arrivavi a casa a mezzanotte, l'una, quindi non mangiavi, andavi diretta a dormire perché eri stanca, e si sono fatti tanti sacrifici per spingere questo movimento, nel senso che ad oggi la maggior parte di squadre ci si allena al mattino, hai comfort diversi, però io anche lì ho sempre pensato che prima o poi sarebbe cambiato qualcosa, quindi ho fatto dei sacrifici molto volentieri. Ma Mozzanica è una squadra che poi è diventata Brescia, o Brescia è stata un'altra squadra che No, tu Brescia hai... c'era già il Brescia, sì, Ah, sì. hai cambiato perché Ho per andare a cambiato. Champions League o... E in realtà io da bergamasca non volevo andare al Brescia, erano già anni che il Brescia mi chiamava, ma io da testa da bergamasca ero fedele alla mia città, però in quel momento lì della mia carriera dovevo fare un switch e crescere e cercare di confermarmi, e quindi mi hanno spinto veramente forte per andare lì, cioè non ho potuto più tenere la testa da bergamasca e dire no, 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 no. rifiutare? Ho messo da parte l'orgoglio e sono andata, e sono contenta perché lì ho potuto assaporare la Champions, ho vinto la prima Supercoppa. Si è iniziato a intravedere il professionismo perché ci allenavamo al pomeriggio, al primo pomeriggio, e a volte, alcune volte la mattina, e quindi lì sentivo proprio, ero appagata dicendo cavolo, ho fatto tutto questo finora, adesso posso godermi veramente il calcio. E ricordo che è stato un anno bellissimo perché eravamo tutte nuove, perché era appena arrivato la Juventus, aveva appena preso il titolo del Cuneo, se non sbaglio, quindi c'era la Juventus e tante giocatrici del Brescia sono andate alla Juve, attratte comunque dal nome, dal progetto e tutto, e quindi noi siamo arrivate a Brescia, eravamo praticamente tutte nuove, con Piovani che era un allenatore nel maschile, che anche lui per la prima volta approdava al femminile, quindi
era tutto veramente nuovo, e è stato un anno bellissimo perché ci siamo allenate bene, abbiamo vinto la Supercoppa, siamo arrivati in finale di Coppa Italia, finale scudetto con la Juve che purtroppo avevamo perso i rigori, però è stato uno degli anni più intensi e importanti, quindi mi è Sai che piaciuto. io ho giocato il Champions contro Brescia, Ah sì? ma secondo me era prima che tu sei Prima. arrivata, perché mi sa che non erano tutte Saragama, Ah sì, no. ehm, Rossucci, mi sa, Rosucce, sì, sì, erano sì. tutte lì. C'era Sabatino ancora, Girelli. Sì, Sì, no, sì. io in questo momento, adesso lo so chi sono Mhm. tutte, ma prima non conoscevo nessuno, Mm. non conoscevo nessuno, ma sì, era quando io sono stata a Dinamarca, Mhm. a Fortuna lì, Mm. abbiamo giocato contro Brescia, Eh sì. qui a Italia, Mm. ma era prima che tu sei Prima che arrivata. arrivassi, sì. Prima che andiamo al Milan, Mhm. tu hai fatto un'esperienza America anche, Sì, a Seattle. Seattle. Mhm. Perché hai scelto quando sei andata lì? Ho scelto questa esperienza anche subito dopo Napoli, nell'estate, perché prima, quando si giocava il campionato, i contratti comunque erano sui 9 mesi, non erano come adesso tutto l'anno, non eri coperta tutto l'anno e tutte queste Qui cose. a Italia? Sì, Ok. tipo a Mozzanica noi venivamo pagate sui 9 mesi. Certo, perché non siete Perché state non era professioniste. esatto. E quindi mi ha chiamato, ricordo la chiamata di Cincotta, che chiamò alcune noi italiane, Guagni, Rinaldi, Nencioni e altre giocatrici, Pedretti, e abbiamo deciso di fare questa esperienza. Io sono andata là per vedere com'era realmente anche il calcio e tutto. E mi sono rimaste cose belle, perché vedevo tipo le ragazzine che andavano in giro con gli scarpini sulle spalle e dicevi wow, cioè da noi ancora non esisteva, già vedere una ragazzina col borsone da calcio. E lì vedevi proprio la naturalezza delle bambine che andavano in giro per la città, che raggiungevano il loro campo, ed era una cosa normale, quindi questa cosa mi è rimasta proprio in mente. E quindi ho pensato poi di tornare, e la mia testa diceva vedrai che riusciamo a portarlo, a far crescere il movimento e a portare questo anche in Italia. No, è bello, anche io sono stata, vabbè, io sono stata 4 anni lì, ma è proprio una cultura diversa, soprattutto quando parliamo di calcio femminile. Sì. Vabbè, tu sei andata lì con altre italiane, quindi secondo me era un po' più facile, no? Ma comunque entrare dentro una cultura diversa non è mai facile. AC Milan, Mhm. eh, eravamo compagni di squadra Sì. lì, un progetto nuovo, un club storico, tu praticamente eri la faccia, non so come dire, di questo progetto, capitano. Cosa ha significato per te, sai, avere questa opportunità di costruire un progetto così grande? No, allora il periodo Milan per me è stato veramente importante e mi ha responsabilizzato molto. E per me rappresentare e cercare di far crescere il Milan era il mio obiettivo principale. Per me sono stati anni intensi, belli. Il primo anno di Carolina è stato comunque un anno fatto bene, un anno con un progetto che sembrava crescesse. E, e per me rappresentare, poi diventare capitano e giocare con quella maglia, per me era un significato molto importante. Ho mio fratello che è milanista, i miei amici quasi sono tutti milanisti, quindi comunque ero dentro nel cerchio anch'io, e non posso. Quando ho ricevuto la chiamata del Milan ho pensato wow, sto andando a giocare in un club importante, quindi questa è una cosa molto bella che mi è successa. Per me io sono stata lì 2 anni con te, soprattutto il primo anno per me è stato l'anno più bello della mia carriera. Ma per te
mi sa che era il quarto anno, no? Mhm. Che era un po' più difficile, non lo so se vuoi parlare di cosa succedeva, cosa è successo di tutto, poi tu sei andata via. Beh, quello che è successo ormai si sa, diciamo che il mio intento, come ho sempre voluto da quando ho iniziato a giocare a calcio, è di far crescere il movimento. Stavo nel club in cui sognavo di stare e volevo farlo crescere, volevo che si vincesse qualcosa e quindi si pretendeva sempre di più, come ben sai anche te come siamo quando arrivi a sempre lì e non vincere e la testa ti inizia inizi a pesare, inizi a sentire il peso delle aspettative, il peso delle persone e quindi il mio intento era quello appunto di poter portare un trofeo a casa, ma purtroppo come sai anche tu, con l'arrivo di Ganz per me è stato un problema. Il primo anno io non giudico mai un allenatore perché comunque penso che ti porta sempre qualcosa di nuovo, ti insegna sempre qualcosa, un allenatore ti insegnerà sempre qualcosa. Il problema è quando dopo 1 o 2 anni inizia a non portarti niente, inizi a non sentire che stai crescendo, che stai migliorando e questa cosa ha iniziato a tormentarmi dentro. Tant'è che poi è coinciso con un periodo difficile della mia vita dove ho vissuto anche la depressione. Sì, non lo sapevo sai, lo questo. so, lo scoprirai tra un po' perché c'è il mio libro, quindi Anche di questo parlavamo. esatto. dopo. Dopo il mondiale del 2019, non so spiegarti, ma penso che sia stato il momento più bello a livello calcistico della mia vita. E noi in Italia abbiamo avuto un boom mediatico Mhm. che nessuno si aspettava, che nessuno poteva pensare una cosa così, che la gente guardasse le nostre partite in spiaggia col maxi schermo, che ti arrivassero video, messaggi dei tuoi ex compagni che stavano facendo gli ultra nel tuo vecchio campo dove giocavi, quindi tante emozioni veramente positive che mi hanno portato a non vedere dentro quello che stavo vivendo e nel momento che sono rientrata in Italia ho avvertito delle cose in me che non andavano e quindi piano piano il mio corpo ha iniziato a risentirne, ho iniziato con il non sentire quasi più niente, non so, è difficile da spiegare, però è come se tu non senti più niente, emozioni e quindi ti fai delle domande, ti chiedi perché e la tua testa inizia a pesare, ti pesa tutto e alla fine l'unica cosa che volevo era dormire. Io passavo il mio tempo a casa, quando convivevo con Giorgia anche, e che gli dicevo guarda Gio, io sono stanca, ho bisogno di andare a dormire, al pomeriggio mi buttavo nel letto alle 3, mi svegliavo alle 6:30, poi mi alzavo per mangiare e a lei dicevo che magari avevo guardato un film in camera, avendo la TV e tutto, e lei ok, e poi mangiavo e poi gli dicevo guarda che 8:30, 9 andavo a dormire perché ero come se il corpo non volesse stare sveglio, non volesse... E quindi vedevo tutto un po' nero, poi arrivavo al campo e gli allenamenti andavano male, erano brutti, non imparavi niente, quindi non c'avevo neanche, tra virgolette, la cosa che mi teneva un po' viva, Sì, che era il sì. calcio. Quindi dal momento che il calcio ha iniziato a non portarmi più, non nuovi stimoli, perché io lo stimolo dentro lo avevo, ma non ti insegnava più qualcosa. Uscivo dal campo, non ero felice, vedevo attorno a me persone non erano felici, erano tutte tristi, tutte che mi parlavano di cambiamenti, che dovevamo fare qualcosa, e io nel mio momento di peggiore, avendo anche la depressione, io non ce la facevo più. Non sapevo più come gestirlo, poi il fatto che sono arrivate giocatrici importanti come Vero, Hasegawa, e loro sono state le prime che mi dissero Vale, ma che allenamenti sono? E io mi sentivo quasi colpevole di aver in squadra giocatrici così forti
e offrì quello che ci offriva Ganz, quindi per me è stato un momento difficile, e dopodiché ho detto ok, devo prendere in mano la mia vita e non ho parlato a nessuno della depressione perché dovevo farmi vedere forte, no? Ero il capitano della squadra del Milan, ero un punto di riferimento anche per le giovani, non volevo che questo potesse uscire e quindi questa depressione me la sono vissuta da sola, che al giorno d'oggi dico che sono stata stupida perché credo che bisogna parlarne subito e non cercare di affrontare le cose da sola. E lì la soluzione migliore per me era andare via dal Milan, dal momento che mi è stata tolta la fascia senza una motivazione, senza avermi parlato, senza aver parlato prima alla persona che alla calciatrice. Per me quella è stata una delusione tanto forte perché il mio intento era solo facciamo crescere questo club, portiamo il club a vincere e per me quella era la cosa più importante, capito? E quindi mi sono sentita come non ce l'ho fatta e da lì, dalla fascia, io non ho più avuto la forza di reagire, l'unica cosa che ho chiesto è stata la cessione e sono andata a parlare direttamente con Maldini perché con Elisabeth non avevo più rapporti per parlare e ho detto che non volevo più restare perché non stavo bene, non ho parlato appunto neanche a loro di depressione, ma ho detto che mentalmente avevo bisogno di andare via e da lì loro hanno capito e sia Massara che Maldini mi hanno detto va bene, non preoccuparti, noi ti aspettiamo, questa è stata la sua risposta. Vabbè, grazie per condividere tutto prego. questo. Sai, comunque per me, io capisco che quando sei dentro questo buco è molto difficile, ma come io la vedo da fuori, sai, farsi aiutare e parlare di queste cose, nonostante se sei un leader, prima sei una persona. E quando tu fai vedere agli altri che anche te, sai, a volte puoi stare male, secondo me questo non diventi più debole, ma gli altri magari possono vedere che, sai, ti seguono anche di più, perché vedono che anche te sei una persona e che tutti abbiamo problemi e più che sei autentica, meglio è. Sì. No, il problema è stato solo, sai, quando non sai come dirlo, a chi dirlo Sì, e tante volte vuoi parlarne e se tornassi indietro adesso io ne parlerei, ma anche perché avevo delle reazioni magari che tipo dove ho sbagliato, no? A volte magari ho parlato con Elisabeth e non posso dire di non aver usato a volte toni sbagliati e io questo lo so e ma non perché c'era un motivo particolare, ma solo non sapevo esternare quello che provavo dentro e quindi questo è stato il mio errore, diciamo, usare toni contro di lei, magari potevo spiegare in una maniera diversa la mia situazione, quello che sentivo per il Milan e non è alzando la voce, quindi questo è il mio errore, è l'errore che ho fatto, ma con l'intento sempre di crescere, questo assolutamente sì, e purtroppo non hanno guardato, hanno visto solo la calciatrice in quel momento e non la persona, e questo a volte accade nei club e è una cosa che mi piacerebbe approfondire se dovessi diventare allenatrice, perché credo che prima della calciatrice o del calciatore ci sia un aspetto umano che bisogna conoscere assolutamente e sapere come gestire le persone e le reazioni che hanno un perché. Quindi questo secondo me è un tema delicato che bisogna fare già dal settore giovanili e in prima squadra, perché non è che se arrivi in prima squadra allora sei calciatore e non c'è più la persona No. Anzi ci sono momenti difficili che bisogna... No, sì, io sono completamente d'accordo con te perché è un mondo un po' strano, no? Perché è una passione, fai un lavoro che ti piace, ma è un mondo molto difficile, con tanto stress, tante pressioni di giocare sempre bene, soprattutto se c'è un nome.
si dimentica tanto, perché di pensare di persona prima di una giocatrice, e soprattutto adesso che quando il calcio femminile sta crescendo tanto, ognuno vuole i risultati. Sì. Quindi sì, ma secondo me anche questa cosa si sta migliorando, perché la gente sta parlando di queste cose, sai, che è importante di parlare quando uno non sta bene, tutto Sì, questo. sì, no. Infatti quello che dico è la soluzione migliore è parlare sempre, cercare di stare bene parlando, affidandosi a psicologi, a quello che vuoi, o all'amica o al parente. Questo perché comunque hai delle pressioni che ti creano intorno, che sono più forti di quello che a volte tu riesci ad affrontare, no? Il stare sempre al top non è scontato, non è da tutti, se no tutti saremmo in nazionale Sì. per anni e anni, no? Quindi dietro allo stare sempre su c'è anche tanta sofferenza, perché per stare su non è facile. E quindi credo sempre che quando una giocatrice sta tanto su, ha tanta costanza, è perché dentro ha vissuto anche cose che gli permettono di stare su, perché se no non stai su. Certo, guarda, io, eravamo compagni di squadra al Milan, adesso già un paio di anni fa. Sì. E siamo compagni di squadra di nuovo adesso qui al Como. Io ti vedo diversa, sai, sei cambiata, e meno male, perché tutto questo ti ha fatto più forte. Sì. Sai, sei cresciuta, è molto, molto bene, è una cosa molto positiva che alla fine il calcio ti regala questo, no? È io dico sempre, crescita personale quasi sai, steroidi. Sì. Ma per questo adesso, sei dove sei e hai fatto tutto quello che hai fatto, perché tutti questi momenti ti hanno fatto più forte. Poi sei andata a Fiorentina a prestito per cosa? 6 mesi? 6 mesi, sì. E poi a Roma. E poi Roma, sì. Roma, pensi che, hai vinto tanti titoli, sei stata una giocatrice importante, hai giocato Champions, pensi che era un periodo migliore della tua carriera? Sì, io credo che Roma è stato il periodo più bello della mia carriera, perché oltre ai titoli abbiamo vissuto proprio il professionismo, abbiamo giocato una Champions, abbiamo giocato all'Olimpico con 39.000 spettatori. Penso che a Roma sia toccato un punto veramente importante della crescita del calcio femminile, e essere lì e portare il primo titolo a Roma per i romani è una cosa spaziale, cioè nel senso l'amore che ti dà la gente di Roma è veramente importante, come le pressioni che comunque ti portano quando indossi quella maglia. Però mi sono ritrovata in un gruppo di ragazze che erano focalizzate veramente sul vincere lo scudetto, tutta gente di esperienza, ragazze umanamente veramente importanti, e soprattutto che non si accontentavano mai, cioè, quindi mi ci rivedevo molto in loro, e rivedevo quando non ce la facevo più per una corsa e vedevo Andressa che mi partiva in quinta andare a pressare al 90°, trascinava anche me, e idem questo quando lo facevo io, le mie compagne mi seguivano, quindi era un aiutarci a vicenda in campo tirandoci insieme, no? E quello è stato l'anno che ho sentito che eravamo una squadra troppo forte, nel senso che sapevamo risolvere le partite, sapevamo come vincere, sapevamo che nelle difficoltà una riusciva a fare qualcosa, e avevamo giocatrici veramente incredibili. C'era Amy Avi, che quando gli davi la palla nell'1 contro 1 sapevi che su 10 dribbling 9 li riusciva a fare, quindi
dovevi solo aspettare in aria che ti arrivasse il cross suo. Avevamo Andressa che si inventava le giocate che ormai avevi imparato a memoria, Manu che dalla distanza ti poteva fare gol o passarti una palla filtrante. La difesa era con Carina Wenninger e Moe, così eravamo veramente una buona difesa di Guglielmo, Bartoli, comunque eravamo giocatrici che comunque quasi tutte erano capitani prima e quindi lì si è creato veramente un gruppo forte che pensava solo a vincere e quello io è la cosa che volevo di più, essere in una squadra che tutte volevano vincere e tutte andavano nella stessa direzione. E questo è molto difficile da creare. Sì, molto, molto, molto. Cioè nel calcio secondo me non è facile trovare un gruppo così. Sì, 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 soprattutto Anche sai, chi stava in panchina ti dava il doppio di quello che quelli in campo ti davano, no? Cioè sentivi proprio un'energia positiva e quindi noi sapevamo che andavamo a vincere. sì, sì, ma secondo me qui è stato sono stati bravi anche il club di prendere tutte queste persone e metterla insieme anche con l'allenatore, quindi secondo me è un lavoro fatto molto bene e che è molto È difficile molto farlo. difficile, sì, perché poi erano anche veramente ragazze, cioè persone veramente buone, no? E ad esempio, tipo, si organizzava la cena, ricordo che in tante altre squadre organizzi la cena e ci metti una settimana prima di dire sì, ci sono, non ci sono. Lì quando si diceva mercoledì facciamo cena tutte insieme, non c'era una che mancava. E se aveva un impegno se lo spostava e non trovava la scusa per dire no, non vado. Sì, sì. Preferiva fare altro. No, stavamo tutte insieme, quindi tipo Bartoli organizzava un sacco di cene e giravamo un po' tutte le osterie di Roma Anche per questo è provarle. importante, eh? Sì, 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 sì. E infatti spesso il mercoledì riuscivamo a incastrare una cena non ogni settimana, ma ogni 2 settimane, sì. Importante. Vabbè, dopo di questo, una esperienza, un shock culturale per te. Ah, sì. Sei andata a Turchia, a Galatasaray, comunque è un club molto grande, ma com'era? Perché hai scelto questo? Allora, la scelta è stata una scelta particolare perché dopo l'esclusione dall'Europeo io non volevo più stare in Italia, cioè non volevo più sapere niente dell'Italia, non volevo più leggere commenti su di me, non volevo più... volevo tipo sparire per un po'. Praticamente siete state qualificate per europeo e tu non sei stata convocata. Esatto, esattamente. Cioè, io ho fatto tutte le qualificazioni e poi mi è arrivata la stoccata della non convocazione che Ti aspettavi o era una cosa molto sorprendente? no, allora col tempo percepivo, negli ultimi giorni ho percepito che c'era qualcosa che non andava, però non... Tutte le mie persone vicino mi dicevano ma è impossibile, hai fatto tutte le qualificazioni titolari, hai fatto gol e io però sono una persona molto che sente le cose e dicevo no, no, non mi porta perché non lo so la motivazione ma sento che c'è un po' di freddezza nei miei confronti e così è stato e nell'ultima amichevole che abbiamo fatto tra di noi lui poi mi ha comunicato che non mi avrebbe portato, dove comunque sono rimasta male perché volevo veramente quell'europeo, stavo facendo anche dei lavori extra per il mantenimento e tutto e quando mi è arrivata quella mazzata io ho pensato solo di andarmene, cioè ho detto qualsiasi squadra va bene, basta che esco dall'Italia. Il Galatasaray era una delle squadre che mi ha pressato tanto subito e io ho detto subito sì, senza ascoltare anche altre offerte che poi mi sono arrivate, che c'erano delle offerte comunque anche in Inghilterra e Spagna, ma alla fine io quando do la parola Sì, sì. faccio, cioè nel senso non mi piace dire sì a un club e poi dire no
E quindi ho detto, va bene, andiamo lì in Turchia, nessuno mi conosce, nessuno, cioè mi conosce, e più che altro non conosco nessuno e non vado a leggere altre cose, voglio tranquillizzarmi mentalmente, fisicamente riprendermi, perché comunque è stato uno shock abbastanza grosso. E quando sono arrivata lì non ho neanche pensato a livello culturale, ti dico niente, io sono arrivata da bella la classica italiana che va all'estero senza saper niente. Allora a livello calcistico stavo facendo bene tutto, comunque Il capocannoniera, no? sì, Il sì, 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 momento... sì, sì, sì. E il livello non è, pensavo fosse più basso, dico la verità, invece ho trovato comunque squadre preparate, squadre comunque con giocatrici forti come Fomghet, Fenerbahce, Besiktas, comunque il livello era un buon livello. Vabbè, portano straniere, anche Portano loro straniere, pagano sì, anche tanto a straniere. sì, 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 sì. Poi comunque io ho colto l'occasione per imparare un po' l'inglese, quindi è stata un'esperienza importante di vita, di tutto, anche perché quando fai queste esperienze mi sono accorta che capisci realmente chi ti sta vicino e chi c'è nella tua vita, quindi ho fatto una pulizia di vita anche, di persone che non che c'erano perché io ero lì, capito? Ero nello stesso posto o perché era più semplice vedersi e invece quelle che sono rimaste sono quelle che sono venute a trovarmi a Istanbul per starmi vicino e persone che mi chiamavano in continuazione per dirmi come stai, come raccontami come sta andando e tutto e ho scoperto anche nuove persone che non mi aspettavo, quindi questo è stato un po' il bello anche dell'uscire, vedere chi c'è, chi non c'è e adesso che sono tornata io so chi ho vicino, chi non e chi c'era solo per probabilmente convenienza o probabilmente perché era più facile starmi vicino, non lo so, ognuno poi ha la propria vita e i propri problemi da risolvere, quindi va bene così. Poi un altro fattore che avevo paura a stare a Istanbul era il fatto dei terremoti, perché comunque dai i 6 mesi che sono lì ho vissuto 5 terremoti e io la notte non dormivo più con la paura Sì, sì, di sì. non svegliarmi la mattina, quindi e lì quando ho sentito l'ultimo terremoto dove ho avuto veramente paura, che sono corsa, Hai detto ciao. ho detto basta, io devo tornare a casa perché voglio star vicino alle mie persone e va bene tutto, però c'è il calcio, però adesso c'è anche la vita. Prima forse ero tanto focalizzata solo ed esclusivamente sul calcio, adesso la mia testa è anche ok, c'è il calcio, ma anche voglio vivere vicino alle mie persone, tutto. Sì, sì. Torniamo un attimo a nazionale. Mhm. 2019, io mi ricordo, io sono appena venuta all'Italia e voi siete tornate da mondiale. Mhm. Racconta un po', hai già parlato un po' di questo, ma era un momento molto bello, un cambio di mente, mi sa, o non lo so come dire questo, qua in Italia, Sì, come la gente la gente vede. ha visto il calcio femminile, è la prima volta che realmente hanno visto delle partite di calcio femminile, che hanno tifato, ci hanno spinto e quando siamo tornate è stato un disastro perché io sono, come ho raccontato anche nel libro, sono tornata al mare come tutti gli anni con il mio amico Diego a Cattolica in un modo normalissimo, io non pensavo una cosa così e sono andata in spiaggia, mi sono addormentata perché sul lettino stavo riposando e il mio amico Diego mi sveglia e mi dice guarda dietro cosa c'è e io vedo una fila di persone che aspettavano che io mi svegliassi per fare la foto e io ero tipo come in shock, dicevo ma in che senso vogliono la foto con me? Cioè sembrava che comunque non è che avessimo fatto chissà cosa, no? Perché inconsciamente tu torni e dici vabbè ho giocato il mio mondiale, sono arrivata ai quarti, ci abbiamo provato, cioè e in realtà abbiamo fatto innamorare tantissime persone che non ci aspettavamo perché noi stavamo in una bolla là in Francia che non ti neanche ti rendevi conto di Sì, quello che sì. stavi facendo, stavi solo
giocando a calcio, ci stavamo divertendo, stavamo sognando e quando siamo tornate è cambiato proprio la visione del calcio femminile. E quindi da lì ti cambia anche un po' la vita perché da lì io, appunto che ti dicevo, ho iniziato ad avere un po' di problemi perché comunque la mia testa ha iniziato a pensare, a dire oddio adesso cosa faccio, la gente mi vede sempre, sanno dove vado in vacanza, sanno come magari voglio scendere in spiaggia in pantaloncino, così invece pensavo oddio mi devo vestire, essere un po' più riguardare un po' più il mio look perché la gente mi guarda e tutte queste paranoie mentali che ti fai e che inconsciamente ti entrano dentro di te, quindi comunque anche il fatto di andare al supermercato a fare la spesa e la gente ti ferma a fare la foto era una cosa totalmente nuova per noi, quindi per me è stato anche un'invasione della mia privacy, cioè tipo come se quello che era mio adesso è di tutti. Ma io mi ricordo, non lo so se tu ti ricordi, ma quando eravamo al Milan questo anno, prima della partita andavamo a Radisson, hotel, ti ricordi? Sì. E noi eravamo sul tavolo a fare cena e tu mi dicevi, io ho due numeri di telefono perché la gente mi chiama costantemente, la gente che non conosco. Sì, perché in quel periodo era circolato il mio numero in giro e io cioè tutti i giorni avevo delle chiamate, messaggi e io ho dovuto cambiare numero di telefono perché non potevo più gestire questa situazione e stava diventando un po' pesante perché ogni cosa che facevo si sapeva e tutto, quindi non sono mai stata una che faceva cose strane, per carità, non è che andavo a ballare o fino alle 5 del mattino, queste cose qua, però comunque andavi in un ristorante e ti accorgi che la gente ti sta fissando e ti senti osservata, non ti senti libera di parlare con le persone vicino e quindi questo mi ha condizionato un po' tutto, è normale. Poi dopo ti abitui, perché dopo è questione di abitudine con le persone, però a volte tu sei arrabbiata per i cavoli tuoi e incontri quella persona che inizia a parlarti e magari vuole la foto e tu comunque devi cercare di mettere via la tua rabbia in quel momento perché incontri una persona che prova dell'ammirazione per te e comunque non puoi mostrare che sei arrabbiata, perché sennò sembra che ce l'hai con questa persona, passi per l'arrogante, per quella non gentile, quindi questo è un aspetto anche importante, no? Quindi ogni volta che incontri le persone cerchi di fare comunque di mettere da parte quello che tu stai provando in quel momento per rendere felice anche un bambino, una signora e questo è una cosa bella perché puoi cambiare l'umore delle persone, sai, tipo io quando vedo le persone felici a me rendono felici, tipo adesso che ci sta succedendo con Giuseppe per dire io vedo un signore anziano che viene per noi e tu gli parli è innamorato di te. Sì. Ma 90 anni ho fatto belle conquiste e comunque lo vedi felice, no? A me questo mi riempie di felicità. Io torno a casa che dico ho fatto felice una persona e questo mi fa star bene, non so spiegarlo. Sì. Però allo stesso tempo a volte anche tu stai male e hai bisogno di ricaricarti e quindi a volte non è facile. Certo. È pesante a volte. Vabbè, siamo quasi alla fine. Vabbè, fai parte di Hall of Fame di calcio d'Italia. Cosa significa questo per te? È una cosa speciale? Sì. Quando me l'hanno comunicato ero felicissima, cioè non ci credevo sinceramente, perché comunque l'Hall of Fame in Italia è considerata una cosa molto importante, no? Soprattutto è considerato l'aver contribuito a portare il calcio femminile in un punto importante e quindi per me questo è sempre stato il mio obiettivo da quando ero piccola, no? Far crescere il femminile, far conoscere il femminile, quindi entrare e avere questo riconoscimento per me è stato una cosa veramente importante, mi ha gratificato molto. Sì, no, è una cosa molto bella, grande, una cosa che tu praticamente hai lavorato tutta la carriera per questo, quindi è giusto che sei dentro. Vabbè, parliamo di libro.
Hai scritto il libro, tra un paio di giorni esce tutto. Vabbè, questo episodio esce dopo Dopo il questo, mio quindi libro, sì. possiamo parlare di tutto. Esatto. Ma dimmi, perché hai scelto di scrivere un libro? Come il titolo? Cosa devono cercare sul Allora, internet per prenderlo? su Amazon lo trovi, si chiama Il coraggio di chi trema. E abbiamo scelto questo titolo perché riassume un po' tutto il libro, quello che ho vissuto, quello che un po' ti ho raccontato, le difficoltà che ho avuto, che possono avere giocatrici, persone che fanno qualsiasi altro tipo di lavoro. Il succo di questo libro, diciamo, è il fatto di quando si hanno delle paure, delle difficoltà, che parlando, lottando, comunque si riesce a uscire. Quindi questo libro è più per le persone anche che hanno avuto dei problemi come me o degli attacchi di panico, delle situazioni un po' delicate che ti possono far capire che non sei solo, che tante persone vivono queste cose, che non bisogna aver paura di parlarne, anzi bisogna parlarne, cercare di affrontare i problemi e non scappare. Io tante volte magari sono scappata perché non volevo affrontarli e pensavo di risolverli così, ma in realtà prima o poi ti capita quando il tuo corpo dice basta, la tua testa dice basta, allora lì devi fare i conti con te stessa e quindi puoi scappare quanto vuoi, ma prima o poi devi affrontarlo. E io l'ho affrontato forse nella squadra in cui avrei voluto vivere cose migliori, no? Niente, questo libro parla del fatto di non avere paura, di raggiungere i propri sogni, di lottare, comunque di credere sempre nelle tue potenzialità e cercare di affrontare le cose che ti capitano anche negative, perché la vita non è di una calciatrice o di qualsiasi altra persona, non è mai bella. Parlo anche di social, del fatto di essere influenzati dall'aspetto sui social che sembra che tu fai una vita bellissima, che tutti abbiamo una vita spettacolare, ma in realtà la verità è che nessuno ha la vita spettacolare, nessuno ha la famiglia del mulino bianco, nessuno è totalmente felice. Si può raggiungere la felicità, però la felicità la raggiungi anche attraverso la sofferenza, quindi questo è un po' il succo del mio libro, quindi... No, perfetto. Secondo me, sai, come hai detto, tutti abbiamo bisogno di ascoltare queste cose perché prima o poi, nonostante cosa fai, ti arriva questo momento difficile e in questo momento è importante che tu puoi o leggere o parlare con qualcuno che ha vissuto cose così e poi è molto più facile per te affrontare tutto questo. Grazie per condividere. Grazie a te. Spero che tutta l'Italia e tutto il mondo prendere il libro e io sicuro comprerò uno e la leggo. Va bene, grazie. Niente, siamo qui al Como 1907. Perché hai scelto questo club? Cosa è rimasto praticamente per te in calcio? Cosa vuoi ancora, sai, fare o... Ma sai benissimo, essendo qua anche te, che il Como 1907 sta facendo un progetto importante, sta valorizzando molto il calcio femminile e avevo bisogno di questa esperienza, di tornare, sai, quando tocchi il fondo con la mancanza della convocazione in nazionale, per me lì è stato toccare il fondo e ho avuto il bisogno di resettarmi completamente, no? Andando via, scappando ancora e poi tornare a affrontare tutto, affrontando dalla Serie B, che non mi è mai pesato perché avevo bisogno di resettare me e di rimettermi in piedi fisicamente, mentalmente, e quindi quando Monica mi ha chiamato per la seconda volta, perché mi aveva chiamato già in estate. Era tanto rumore, Sì. Sì, c'era... Monica a tutti i costi voleva portarmi al Como e io quando ho saputo che a dicembre ancora mi voleva ho detto arrivo perché è giusto
quando una persona ha aspettato, ha capito la mia situazione, ha capito la mia persona, ha capito che stavo soffrendo per l'europeo e mi ha detto vai. E per me questo è stato un gesto importante, quindi quando mi ha richiamato io ho detto adesso ci sono e sto meglio, mentalmente sto molto meglio, fisicamente anche, quindi sono tornata per cercare di riprendermi quello che posso riprendermi e cercare di fare la promozione in Serie A per me è stimolante perché comunque non l'ho mai affrontato nella mia carriera e c'è sempre la prima volta e quello che voglio è tornare in Serie A e cercare poi col Como di andare a giocarcela sopra. Sì, no, è un po' da fuori magari si vede un po' differente che vediamo noi da dentro perché è vero che è Serie B, ma se tu vedi tutto che abbiamo e come si fanno le cose, in realtà Siamo già proiettati. sì, è già una Serie A. Come hai detto te, un progetto molto importante, una cosa che il fatto che il club ci tiene tanto per il calcio femminile, secondo me è una cosa molto importante e secondo me limiti non esistono. No, infatti, cioè nel senso, quello che il Como sta facendo anche a livello femminile è veramente forte. L'ha fatto col maschile e lo sta facendo col femminile, cioè facendoci sentire già professioniste a tutti gli effetti, avendo tutto a disposizione, palestra, mensa, tutto di quello che abbiamo bisogno, quindi questo è già un obiettivo chiaro del club, quindi secondo me sarà solo cercare di entrare al 100% con la testa giusta per il prossimo anno e poter dire ci siamo anche noi in questo campionato e non è solo il Como che ha investito per salire in A, ma perché in Serie A vuol far bene, quindi sono sicura che Monica e società riusciranno a Sì, certo. a fare bene. Sì, anche io sono d'accordo e si sente già adesso. Cosa diresti a una persona che ha paura di sognare o ha paura di seguire questi sogni? Che la paura ci sta, perché tutti un po' di paura l'abbiamo, forse quando sei piccola sei più spensierata e hai meno paura di affrontare i tuoi sogni e di affrontare i momenti difficili, però secondo me quello che devono fare adesso le giovani è crederci, lottare per far crescere sempre di più il movimento e che alla prima difficoltà non ti devi arrendere perché ce ne saranno altre 100, 200 e che alla fine se hai costanza, dedizione e voglia di arrivare, arrivi. Vale, grazie per venire al podcast, grazie per condividere la tua storia. Ti auguro, vabbè, adesso il sabato Sì, altri 3 gol. Speriamo. E poi sì, un futuro molto bello. Magari, sai, sembrava un passo indietro tutto questo con nazionale, tutte le altre, ma A io sono volte sicura bisogna che cadere sì, per prendere. rialzarsi e Esatto. andare ancora più forte, ancora più in alto, quindi ti auguro tutto il meglio. Grazie mille.